Benvenuti e bentornati sul canale. Come vedete dall'abbigliamento oggi non sono in versione da camminatore, bensì in tenuta da ciclista. Infatti oggi vi porto su uno dei percorsi meno conosciuti e più sottovalutati della nostra zona, ovvero la ciclovia del Toci. La ciclovia del Toci è un percorso ciclabile in gran parte su sterrato che da Fondo Toci, dove siamo adesso, conduce a Domodossola. È diviso in 3 settori, in bici tra i fiori, in bici tra i boschi e in bici tra i borghi, e poi c'è un quarto settore che è nei dintorni di Domodossola che si chiama in bici tra i fiumi. Oggi vi mostrerò i primi 3 settori di questo bellissimo percorso e non lo farò da solo perché sono in compagnia di Francesca ed Alan di Itinerarium. Ciao! Ciao ragazzi, voi li avete già visti in alcuni miei video, come ad esempio quello delle guglie bianche dell'Ebendum, che se non l'avete visto vi invito ad andare a guardare perché è davvero un trekking bellissimo in Alta Valformazza. E oggi invece pedaliamo. Il piano. Francesca è l'unica davvero forte di questo gruppo perché ha la bici muscolare, la bici normale. Io e Alan invece andiamo di elettrico, ma Alan ha promesso che non l'accenderà. Per adesso è spenta, Vediamo se manterrà la promessa. Va bene, iniziamo a pedalare, poi vi do ancora qualche informazione su questo bellissimo percorso. A dopo! Dopo un breve tratto su ciclabile asfaltato siamo entrati nel boschetto che ci conduce al Parco della Memoria e della Pace, alla Casa della Resistenza. Eccolo qua. In questo luogo si ricorda un po' tutta la resistenza partigiana dell'Ossola, che appunto in questa zona ha avuto una notevole importanza, e all'interno della Casa della Resistenza ci sono anche degli espositori che ricordano anche il rastrellamento della Val Grande avvenuto nel giugno del 44, e se non l'avete visto io ho fatto un documentario a riguardo, quindi potete poi recuperarlo attraverso questo link che vi lascio qua in alto. Sempre un posto molto suggestivo, e adesso dopo questa brevissima pausa torniamo indietro, rifacciamo il ponticello e prendiamo a sinistra per passare sotto alla rotonda praticamente di Fondo Toci, e riprendiamo il sentiero verso il cannetto di Fondo Toci. Ci siamo fermati in questo posticino molto panoramico, si vede il Toce, il Montorfano, e su questo lato dove il Toce confluisce nel Lago Maggiore. Molto carino. Niente, qui tutto questo bel sentiero assegnato lungo il Toci non esiste. Niente, abbiamo sbagliato di nuovo strada e adesso torniamo indietro. L'inizio è abbastanza problematico in quanto a segnalazione. Mi spiace se ho sbagliato. Farò del mio meglio per non deluderti ancora. Grazie Google, non ce l'avevo con te comunque. Ma dai, c'è la torretta d'avvistamento. Avete portato il binocolo, ragazzi? Wow! Diciamo che diversi se ne sentono, ma gli uccelli non ne abbiamo visti. Comunque questo posticino è interessante. Adesso riprendiamo il sentiero principale in direzione Gravellona.
E via che si va tra le balle di fieno. Quindi abbiamo perso metà itinerario. E adesso ci troviamo sul tratto proprio accostato al Monte Orfano, e questo è uno dei tratti più suggestivi se si viene intorno alla fine di aprile, inizio maggio, perché si possono vedere tutti i rododendri e le azalee fiorite. Purtroppo siamo già alla fine di maggio e quindi probabilmente la fioritura ce la siamo già giocata, ma comunque è da tenere in considerazione. Ed è un tratto della ciclabile molto carino, anche perché di fronte abbiamo sempre i corni di nibbio che sono davvero maestosi, mi piacciono davvero tantissimo. E invece tra poco si arriva al bivio, dove se si vuole si può girare verso Mergozzo e visitare il paesino, che è molto carino. In questo tratto di pianura Francesca prova la fuga, ma lo insegue Alan, che per l'occasione ha montato la batteria. Appena Alan si riprende dallo scatto faremo una dronata. Uno dei pochi posti dronabili su questa ciclabile. Comunque è molto fresco per adesso. Sì, per adesso sta bene. Sempre in mezzo al bosco, alle piante. Dopo questa meravigliosa dronata riprendiamo a pedalare. Tra poco passeremo il Toce sulla passerella ciclabile e arriveremo a Ornavasto, dove termina il primo tratto della ciclovia in bici tra i fiori e inizia il secondo tratto in bici tra i boschi. Buongiorno. Il gruppo si infoltisce, ci ha raggiunto Marco di Trekking Varese, che a dire la verità doveva partire con noi stamattina, ma no, non lo diciamo questo, lo mettiamo alla fine degli end credit. Diciamo che non poteva pedalare mancando una ruota, più o meno. Imbocchiamo il ponte. Via che si va. È finito il primo settore di ciclovia in bici tra i fiori ed è iniziato il secondo settore, che si chiama in bici tra i boschi, e ci condurrà a Bogogna. Tra poco la prima tappa sulla mulattiera della strada Cadorna che conduce al forte di Baras. Eccola, palestra di roccia. Mamma quanta gente! Una volta l'ho fatta anch'io, non mi ricordo quale via, probabilmente la più facile con mio fratello. Comincerei a farle anch'io queste cose qua, ma servirebbero dei weekend da 4 giorni. È vero, né?
2 giorni di lavoro e 5 di weekend. Spettacolo. Breve tappa qua alle pendici del Forte di Bara. Com'è stato questo primo tratto, Alan? Ottimo, bellissimo. Piaciuto? Bello, bello. Anche se di fiori ne abbiamo visti pochi. I fiori erano un po' passati, però Toshi è carino. Un po' di passaggi belli ci sono. Tra poco inizia il secondo tratto in bici tra i boschi. Ce la facciamo. Contenta? Bene. Ce la facciamo. Andiamo sul forte. No. No. Da qua praticamente inizia la strada Cadorna, che va su una mezz'oretta, 40 minuti di cammino per arrivare al Forte di Bara, che era tutto un complesso di fortificazioni militari costruite per la prima guerra mondiale, quindi dal 1915 al 18, dal generale Cadorna, ed erano fortificazioni militari appunto per difendersi dal nemico che sarebbe dovuto arrivare da nord, ma in verità non hanno mai attaccato da nord, e quindi la strada Cadorna non è mai stata utilizzata per lo scopo che si erano prefissi, diciamo. Viene utilizzata poi successivamente durante la seconda guerra mondiale, però per difendersi in quel caso dall'attacco nazifascista che arrivava da sud. E infatti qua nell'ottobre del 44 c'è stata una battaglia molto significativa dei partigiani contro le formazioni nazifasciste per difendere appunto i confini della Repubblica dell'Ossola, i 40 giorni della Repubblica dell'Ossola che ci sono stati nell'ottobre del 44. Repubblica dell'Ossola, che è un argomento molto interessante. Ho trovato anche dei video su YouTube ben dettagliati che raccontano di questa storia. Vi lascio tutti i link qua sopra e anche in descrizione, così se volete potete andare a vederli poi con calma. Tra poco entreremo nella riserva WWF del Bosco Tensu, dove sono stati recensiti più di 40 tipi di uccelli, però qua nessuno fa birdwatching, quindi rimarremo solo con questa informazione molto vaga. Ed eccoci all'interno dell'area WWF del Bosco Tensu. Che bello qui. Sì, dritto per dritto. Esatto. Che frescura. Che miseria. Buongiorno. Una coscata? Abbiamo praticamente terminato la zona del Bosco Tensu e tra poco raggiungeremo Bogogna, un bellissimo paesino di origine medievale che è stato premiato anche come uno dei borghi più belli d'Italia. A Bogogna famosissimo è il castello di Bogogna e il palazzo pretorio, entrambi eretti intorno al 1300 se non sbaglio, e dopo ve li mostro perché sono davvero magnifici, anche soprattutto il castello. Se volete fare una visita ve lo consiglio davvero. Bogogna e il suo meraviglioso castello.
Andiamo ad assediare il castello? Vai. Con questo spirito così brillante. Vuoi citofonare la sede del Parco Val Grande, Alan? Ho visto. Ho visto il cartello. Dobbiamo andare su di qua. Ed eccoci arrivati al meraviglioso castello di Vogogna. Spettacolare. Allora abbiamo deciso che non ci fermiamo a visitare il castello perché in 10 minuti non avrebbe molto senso. Siccome le stanze sono parecchie ed è anche molto ben conservato, vale la pena fermarsi per più tempo, giusto Alan? Giusto. Poi in estate organizzano anche parecchi eventi all'aperto, qualche festa così, quindi magari date un'occhiata alla pagina Facebook del castello o al sito internet perché c'è sempre qualcosa di interessante da fare. Noi proseguiamo, andiamo verso? Vogogna. No, Vogogna siamo qua. Dresio. 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 Via. La vittoria numero 6 al Giro d'Italia, la 10ª in un grande giro per il folletto di Biuri che dopo la cronometro griffa per la seconda volta in questo Giro d'Italia nonostante le sofferenze al ginocchio, nonostante il caldo, all'ombra della mole, in riva al Po, arriva, braccia al cielo, Simon Yates. È felice però rammaricato perché lui sa che poteva questo Giro d'Italia giocarsela. Ma che meraviglia! Wow, che freschezza! Che bello! Ciao Martina, come stai? Sì, dai! Aperitivo da Valeria e Martina, guardate qua cosa hanno preparato, grandissimi. Grande. Grazie ragazzi, ci voleva proprio. Diciamo che tutto questo ben di Dio non era previsto. Porca miseria. Dopo si riparte. Sì, ripartiamo sicuramente. No, ottimo. Lo devi prima montarlo. Valerio con la birra. Ma modificare. Paperoni da mezzo. Avete fame ragazzi? Tantissima. Tantissima. Birra. Era fino a quasi al domo. Marti, vuoi birra? No, non avevo acqua, grazie. Comunque. Ah, la prima parte no però, fino a fondo Tocci. No. Salute ragazzi. Carino, molto veramente. bello. Grazie mille, molto Cin carino. cin. Salute. Dopo questa graditissima pausa si riparte sempre più numerosi. Piedi mulera. Tratto di leggerissima discesa, si va da Dio. Finalmente asfalto in discesa. Benone. In un attimo saremo a Villa d'Ossola. È iniziato il terzo settore in bici tra i borghi, quindi Piedimulera, Villa d'Ossola, Palanzeno e infine Domo d'Ossola, nostra tappa finale. Com'è questo pezzo di sentiero, Fra? Una figata incredibile, bellissimo. Molto più pedalabile, a parte Molto pedalabile, peccato per la superstrada qua a sinistra. fa un po' rumore. C'è anche l'area di sosta. Esatto, possiamo fermarci a prendere una rustichella. Ciao. Piccola deviazione alla collina dello sport di Villa d'Ossola. Un'area sportiva, una collinetta molto carina, piena di piste per biciclette e per passeggiare e anche aree picnic. Tutto molto curato. Io mi voglio bene. Ci avviciniamo alla nostra meta, ecco il Monte Calvario con alle spalle il Corno Cistella. Anche Martina si è messa in modalità eco e siamo arrivati a Domo.
Ultimi 300 metri di questa ciclabile, un po' stanchi ma molto soddisfatti. Ce l'abbiamo fatta! Brava Fra, la più tosta di tutti. Grande Fra! L'abbiamo portata a casa. Siamo giunti. Entrata trionfale ed eccoci a Piazza Mercato. Meritato aperitivo in Piazza Mercato. E dopo un comodo ritorno in treno al nostro parcheggio abbiamo concluso finalmente questo giro e dopo soprattutto un meritato aperitivo. Salutiamo gli unici superstiti della giornata, Alan e Francesca. Ciao. Eccomi, ciao. Salutiamo anche Marco, Valerio e Martina che ci hanno già lasciato tempo fa. E se questo video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un mi piace, se avete domande scrivetele pure qua sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima escursione. Ciao! Ciao. Saluti, ciao ciao! Ciao.